Allora signori, terminiamo il nostro mini show di questa sera con un ospite brillantissimo, una ragazza che ha fatto un grande successo quest'anno nella trasmissione Drive-In, che come sapete è stato forse lo spettacolo di varietà di maggiore successo. Abbiamo con noi Cristina Moffa. Benvenuti nella soffitta di Pippo, il vostro angolo di storia, malizia e nostalgia. Preparatevi a tuffarvi in un racconto audace, condito da ironia e sensualità, che vi farà sorridere e magari arrossire un po'. E ricordate, se vi piace questo viaggio nel passato, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e suggerite la prossima icona da raccontare. Oggi scopriamo insieme il lato più audace di una bionda che, negli anni '80, fece tremare i cuori e i tabù. Parliamo di Cristina Moffa, la showgirl che seppe coniugare ironia e sensualità, arrivando persino a posare per riviste hot. Curiosi? Allacciate le cinture, questa puntata è più piccante del previsto. Cristina è nata a Roma l'11 novembre 1957 e con il suo scorpione ha sempre fatto sentire la sua presenza, carisma, mistero e un'audacia che l'hanno portata a sfidare i limiti della TV dell'epoca. Inizia come lavandaia in Ligabue nel 1977, ma il suo destino? Diventare una delle prime icone pop a mescolare TV, musica e un pizzico di trasgressione. Negli anni '80 Cristina debutta in film come Sbam del 1980 e Pierino contro tutti del 1981, commedie che oggi definiremmo cult trash. Ma c'è un dettaglio che molti dimenticano. Cristina non ebbe paura di mostrarsi, con un fisico tonico che anticipava i canoni delle fitness girl degli anni '90. Ma che figure mi fai fare? Quello poteva pensare che fossi stata io. Ma perché tu quando ne fai profumi? Mangi saponette? Stupido! Ammazza che fiocco che c'ho stamattina. Immaginatevi Alvaro Vitali che cerca di resisterle. Impossibile. Con quel fisico Cristina avrebbe fatto perdere la testa anche a un santo. E se oggi le scene di nudo sono ovunque, all'epoca bastava uno short aderente per far salire l'adrenalina. Il vero salto alla fama arriva con Drive-In, dal 1983 al 1985, dove Cristina canta Zucchero Zucchero e diventa il simbolo della TV commerciale. Mentre la Fininvest la proponeva come l'anti-Carrà, Cristina giocava su due fronti: in TV, sorrisi innocenti, sulle riviste, ben altro. Ebbene sì, Cristina posò nuda per alcune riviste erotiche degli anni '80, tra cui Playman e Cronaca Vera, sfoggiando un corpo scolpito e una sensualità naturale, senza mai perdere quell'aria giocosa che la rese amata. Certo, oggi sarebbe solo un post su Instagram, ma all'epoca quelle riviste erano vietate ai minori e divorate dagli adulti. Cristina dimostrò che si può essere sex symbol senza prendersi troppo sul serio, un perfetto equilibrio tra malizia e ironia, tipico di un'era in cui la provocazione aveva ancora un velo di mistero. Nel 1985 diventa il volto delle caramelle Sperlari con uno spot in cui mordeva una caramella, lanciando uno sguardo che diceva «So cosa state pensando». E in effetti, dopo quelle riviste, ogni suo gesto diventava allusivo. Dolcezza che scotta. Avrebbero dovuto chiamarlo così. Cristina riusciva a rendere piccante persino una caramella alla menta. Alla fine degli anni '80, Cristina abbandona TV e cinema. Ma prima di dedicarsi con successo alla coreografia, c'è chi giura che abbia fatto apparizioni in film, soft o in spettacoli teatrali audaci. Dettagli sfumati, ma che alimentano il mito di una donna libera, anticonformista e, per questo, ancora più affascinante.
Cristina Moffa è stata una pioniera. Ha portato la sensualità in TV quando ancora era un tabù, ha posato nuda senza scandalizzarsi e lo ha fatto sempre con un sorriso. Grazie per essere stati con noi nella soffitta di Pippo. Cristina Moffa ci ha insegnato che la bellezza è gioco, libertà e un po' di coraggio. Se vi è piaciuto questo tuffo nel passato, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete il video con chi, come noi, ama gli anni '80 e quelle storie con un peperoncino in più. E non dimenticate di suggerire quale attrice vorreste vedere protagonista della prossima puntata. Cristina Moffa, un omaggio floreale da parte di Super Flash. Rose bellissime. Alla prossima, sognatori nostalgici!